Buongiorno ragazzi dalla città di Trebisonda. Buondì anche da parte mia, ciao e ben trovati. Oggi bella giornata di sole. Sta facendo bel tempo e ne siamo felici. Ci stiamo veramente trovando bene, la temperatura è buona e ne va anche dell'umore, siamo più frizzanti. Esattamente, sì. Siamo in maglietta a maniche corte. No, a parte io, vabbè. Vabbè, ma dopo però è leggera, è leggera. Felpettina leggera. Faremo un giro per questa città, Trebisonda, Trebzon, come la chiamano qua, e vi diremo qualche info, però insomma al momento così si presenta già bene sulla carta. Vai. Siamo entrati ora nella chiesa di Sant'Anna, è una chiesa romana del IX secolo e vediamo anche tanti affreschi, alcuni ben conservati, altri un po' meno. Colloquialmente la chiesa di Sant'Anna viene chiamata dagli abitanti di Trebisonda la vecchia chiesetta di Trebisonda. Stiamo facendo una bella passeggiata qui per il corso nel centro della città, che è molto bella, vero? Esatto, e un valore aggiunto è il fatto che sia l'intero centro, o almeno proprio le vie centrali, tutto pedonale, quindi si cammina benissimo senza mezzi, senza traffico, senza smog, e possiamo ammirare tutti i negozi, le vetrine, le cose particolari, quindi veramente piacevole. Poi la temperatura si sta benissimo, è come piace a noi, o forse a me però anche Fede è in maglietta, si sta bene, c'è un po' di vento ma è molto gradevole. Ma proseguiamo il tour, anche perché poi abbiamo già intravisto diversi locali dove si mangia dei cibi belli succulenti, e quindi cerchiamo anche di capire dopo dove faremo il pranzo. Sempre lì, si casca, si casca sempre lì, con noi si casca sempre lì, che si deve fare? Guardate che dolcetti che abbiamo, qui c'è alta pasticceria ragazzi, Qui abbiamo l'immancabile statua di Ataturk e questa bellissima piazza dove tutti i locali si radunano, parlano, si bevono un chai e si raccontano la loro quotidianità. Trebisonda, bellissima città,
È una delle più importanti città della Turchia e anche un importante porto, infatti si affaccia sul Mar Nero ed è sempre stato nei secoli uno snodo importante per tutti i commerci. Infatti, proprio per quello che diceva Fede, è uno snodo importante adesso, ma lo era anche nella storia, perché faceva parte della Via della Seta, quindi è proprio il fulcro, diciamo, e il suo porto a tutt'oggi commercia con la gran parte delle nazioni vicine. Pensate che in pochi anni ha avuto uno sviluppo demografico incredibile, è arrivata circa ad avere 1 milione di abitanti. Una nota storica: nel periodo medievale fu la capitale dell'impero di Trebisonda. Fu anche l'ultima città bizantina ad essere conquistata dall'impero turco-ottomano, dopo la caduta di Costantinopoli e di Mistra. Trebisonda, ma questa parola vi dice nulla? Noi in Italia siamo abituati ad utilizzare il nome di questa città con un detto, ovvero perdere la Trebisonda. Ma cosa si perde? Perché si perde la Trebisonda? Da dove deriva questo modo di dire? Che appunto ha un significato di perdere la strada, perdere la rotta, disorientamento, diciamo così. Allora, ci sono 3 teorie che, diciamo, ne spiegano il significato. La prima teoria riguarda il porto. Era l'unico porto che collegava l'Europa al Medio Oriente, quindi era un nodo, un fulcro molto importante, diciamo era un vero e proprio faro, letteralmente. Quando questo porto non fu più raggiungibile per le alte onde, le mareggiate da parte del Mar Nero, divenne un problema per i naviganti, che appunto persero le rotte e quindi si trovavano in difficoltà per raggiungere l'Oriente, e da lì appunto perdere la Trebisonda. Una seconda teoria invece diceva che Trebisonda era un importante porto commerciale e quindi non raggiungere Trebisonda poteva significare perdere degli importanti affari e addirittura rischiare di andare in bancarotta. La terza e ultima ragione è un fatto storico-politico. Istanbul fu conquistata nel 1453 e ben 8 anni dopo fu conquistata anche Trebisonda nel 1461. Fu l'ultima città di Bisanzio e con la sua conquista da parte dell'impero ottomano, appunto, l'impero bizantino fu completamente distrutto e cancellato dalla storia, e da lì si dice appunto perdere la Trebisonda, in senso proprio di perdita, anch'essa di cancellazione. Ora ci stiamo perdendo per l'immancabile Bazar, che praticamente è un quartiere, è una città nella città, negozi da tutte le parti, gente che ti passa, che ti passa in ogni posto. E poi dopo questa... Bellissimo, colore. Vero. E sono forti, i turchi sono forti, non c'è niente da fare. E poi dopo questa bella passeggiata ci andiamo anche a fare un bel pranzetto. Ancora, non te le sei dimenticato? No, anzi più si cammina e più mi viene fame. Già ragazzi, io pensavo se ne fosse dimenticato, si parlava d'altro. No, niente, no. Ancora col cibo.
Abbiamo visitato questa moschea, la Karsi Cami, bellissima. Che è antica, una delle più antiche della città. E abbiamo assistito al canto del muezzin In diretta. Abbiamo detto. Quindi non è una voce registrata, c'è proprio il muezzin che canta. E che voce, ragazzi! Era un ragazzo giovane, cioè c'ha una voce che veramente spacca i vetri e da vicino a pochi metri è una roba incredibile, ti stura le orecchie. Però bellissimo Intonato. e molto emozionante. Sì, anche se non comprendiamo ciò che dice, cioè abbiamo capito più o meno è un inno a Allah. Al di là di quello proprio il portento, cioè la voce e poi a volte abbiamo sospettato che fosse registrato, no? E invece almeno in questa non lo è. No. Tante olive. Qui abbiamo tutte le scope. Signore come le no. Hello? Hello? Homemade. Beautiful. Beautiful. Ciò cos'è? So cos'è. Allora, passeggiando per il bazar abbiamo fatto un po' di acquisti. Abbiamo comprato una bella forma di formaggio da un chilo di formaggio. Tipico qui di Trebisonda. Tipico di Trebisonda a un prezzo veramente irrisorio perché costa tipo 3 euro. Quanto l'abbiamo 3 pagato? euro una forma, qua, ora ce l'ho in saccoccia, ora ve la faccio vedere. E nel frattempo che Marta tira fuori il formaggio abbiamo preso un tappetino nuovo perché abbiamo sempre il problema del portapotti e intanto metteremo un tappetino in modo da cambiare quello vecchio perché è in condizioni ormai vetuste, si può dire vetuste. Sì, certo. Il portapotti ha sempre delle perdite, quindi potete ben capire che il tappetino sotto non sia più che vetuste, orripilanti. orripilanti, sì. Questo invece è lavabile, è anche forato, quindi è perfetto. Lo possiamo lavare quotidianamente. Verde come rifinitura Verde di come Charlie. rifinitura. E questo è il chilo di formaggio. Il formaggio da 1 chilo. E qui siamo in un altro caravanserraglio perché lungo la via della seta erano soliti i viaggiatori fermarsi in questi luoghi. È antico, è stato ristrutturato con gusto e si trova proprio nel centro storico di Trebisonda. Qui al piano di sopra abbiamo tante foto d'epoca con le carovane di una volta che si soffermavano al caravanserraglio e tante storie di uomini. Qui la tipica carovana con i dromedari. Wow, calligraphic. Laboratorio calligrafico. Allah's name, God. God. Allah. Name. Name. Il nome di Dio. 1, 2, 3, 4, 5. Ok. Tutto laboratorio calligrafico. Ok. Laboratorio. Complimenti. Teacher. Complimenti. Ah, teacher. Teacher of calligraphic. Calligraphy teacher. Bana ait. İnk, bunlar ink biz yapıyoruz. Ah, ok. Aha, evet. Şöyle bakın. È vino. È vino? Şarap. Wine. Vino, Wine. Ah. Wine. Wine ink. Wine ink. Wine ink.
Natural. Naturel. Natural. Naturel. Biologic. Biologique. Biologique. Ok. Organic. 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 Ok. Compliment. Complimenti. Çok güzel. Çok güzel. Çok güzel. Germany. No, Italian. Italian. Italy. Italy. Çok güzel. Teşekkür Bye ederiz. bye. Teşekkür ederiz. Bye bye. E dentro il caravanserraglio, ragazzi, è pieno di botteghe, Robe di laboratori d'arte. artigianali. Sì. Abbiamo trovato vari laboratori dove viene lavorato il cuoio, dove viene lavorata la seta. Impagliano i cestini a mano, quelle signore, fantastico, veramente. In questo piccolo caravanserraglio c'è un movimento di arte incredibile. Felici che abbiano conservato certe arti. Qui abbiamo un laboratorio dove vengono preparati i tipici manti, che sono una specie di tortellini, raviolini ripieni. Carne, meat. Ok. Meat. Abbazzone. Il signore vende le barbabietole accanto alle mutande. Guardate che abbiamo. Guardate che abbiamo. Finalmente si mangia. Siamo entrati in un kebabaro. Finalmente si è zittato, Fede. Ancora no. E ci mangiamo un bel kebab al piatto. Per fortuna l'abbiamo preso in tempo perché stavano mettendoci quei peperoncini gialli, vi ricordate Quelli ultra piccanti. quelli veramente indiavolati che ti fanno piangere, e gli abbiamo detto quelli no. Quindi tutto il resto metti Tutto il resto dentro tutto. ma quelli no, e quindi non dovrebbe essere troppo piccante. Thank you. Thank you. Abbiamo fatto una bella mangiata, ci siamo spostati, abbiamo trovato questo piccolo parchetto e ora ci siamo meritati anche un dolcino. Hai capito? Trova anche le scuse, hai capito? Trova le scuse, ci siamo meritati. Mannaggia. Facciamo l'unboxing a vedere cosa c'è dentro questo sacchetto che abbiamo comprato. Qui dentro ci sono i famosi baklava, che è il dolcino tipico turco. Si trova anche in Grecia, l'avevamo mangiati insieme ai nostri amici Francesco e Moira in Grecia, non so se vi ricordate. Eccoli qua. Abbiamo preso questi rotolini dolci Dovrebbero avere il pistacchio, vero? col pistacchio, Pistacchio. c'è tanto miele, sono belli tosti. Belli mielosi. Ma oggi avevamo voglia di qualcosa di dolce, come diceva la vecchia pubblicità. E allora andiamo di assaggio. Eccoli qua ragazzi, guardate che meraviglia. Andiamo subito al morso. Belli pesanti, eh? Belli, eh? Buoni però. C'è tanto miele dentro. Miele, pistacchio, nocciole, noci. Ma sono buonissimi. Mamma mia, buonissimi davvero. In questa città, più che ogni altra della Turchia, abbiamo notato tantissime pasticcerie, tantissime. Probabilmente i trebisondani, come si dirà, gli abitanti di Trebisonda sono ghiotti di dolci. Esatto. Tantissimi. E per non perdere la Trebisonda bisogna assaggiare un tipico dolcino locale.
E qui ragazzi abbiamo l'ennesima statua di Ataturk. Come mai qui ce ne sono così tante? Perché il nostro amico Ataturk aveva preso a cuore proprio la città di Trebisonda, gli piaceva molto. Pensate che non lontano qui dal centro si fece costruire una villa, un'abitazione dove lui era solito passare diverso tempo. Adesso questa abitazione è diventata un museo per ricordarlo e ringraziarlo, insomma, della sua frequente visita, e nella città ci sono notevoli statue a suo nome. Dedicate. Esatto. Ragazzi, ma dove siamo arrivati? In Olanda? È pieno di tulipani con dei colori bellissimi. Peccato ora il sole sia un po' offuscato dalle nuvole. È una zona qui Niente. sotto alla fortezza meravigliosa. Avevamo già trovato delle aiuole con vari fiori tutti colorati, però pensavamo così il centro. Qui siamo un pochino fuori, ma questo è un giardino bellissimo. Da qui a laggiù è tutta una macchia di colori di questi tulipani. Con gli occhiali perché ne porta via. Ma che sta a piedi, Allora, siamo andati a prendere Charlie con un vento, ragazzi, che porta via, e c'è tuttora. Sì. Ci siamo spostati di 5 km, ma nemmeno, Aiuto! perché ci manca da vedere l'ultima chicca della città. Che poi è il top, no? Per chi viene a Trebisonda, e tanto per cambiare si tratta di una moschea. Però le ciliegine sono sempre sulla torta alla fine, no? Veramente sono all'inizio che te lo mangi subito, però Sì. insomma vabbè, in questo caso fate un'eccezione e ve la gusterete in fondo. Si tratta della moschea di Hagia Sofia, che pare essere, noi ancora l'altra non l'abbiamo vista, come fattezza, come edificio, come struttura molto simile all'Hagia Sofia famosa, quella di Istanbul. E quindi andiamo a scoprirla tutti insieme. Inizialmente c'è da aggiungere che non era nata come moschea, ma vi è stata convertita successivamente. Infatti notiamo che nell'edificio, adesso vi facciamo vedere, manca completamente il minareto.
entrati dentro la struttura della chiesa. Che ora è moschea. Che ora è diventata una moschea. Si vedono ancora gli affreschi. Sì, è bella luminosa poi. È bella luminosa e particolare perché c'ha questa sezione, diciamo, con l'abside, come la pianta, diciamo, di una nostra chiesa tradizionale. Mentre le moschee sono quasi tutte a base quadrata O rotonda. rotonda, sì. Ragazzi, qui il vento porta via. Ci porta via. C'è anche l'aeroporto, quindi gli aeroplani con questo vento in 3 secondi, boom, vanno in orbita. Con questo vento oggi non so se decollano. No, l'ho visto passare uno, sì? ovviamente decollano controvento e li porta su in 3 secondi. È fortissimo, cioè si è alzato stamani, era pochissimo, in mezza giornata. Comunque noi proseguiamo il nostro viaggio, salutiamo Trebisonda che ci è piaciuta tantissimo. Ci è piaciuto tantissimo, non potevamo perdere la Trebisonda. O l'abbiamo già persa? No, ormai l'abbiamo visitata in lungo e in largo e ci spostiamo più Proseguendo sulla costa. ad ovest lungo la costa del Mar Nero. Non molliamo sto Mar Nero, ci becchiamo tutto sto vento. Last night you caught my eye, so fly, oh my, I've been thinking about you all night, I can't get you off my mind. I'm out on deep water, it's too late, I've crossed the border, I'm bitten hard by Cupid, babe, hurry, I need to be saved, hurry with all the clichés. Stanco? Un pochino, ma siamo quasi arrivati. Troviamo un posticino per la notte. Non è tardi, ma dobbiamo lavorare, dobbiamo fare delle cose, quindi ci fermiamo un pochino prima. Anche prima del tramonto perché non si viaggia mai di notte, si cerca di non Esatto. E poi è arrivato la notte tutto insieme, nel senso che da cielo sereno in questa zona è tutto coperto grigio, quindi tramonto non so se lo vedremo. Allora, diamo un aggiornamento sulla situazione boiler. Abbiamo acceso il boiler tipo 40 minuti fa, è già bello caldo, siamo andati con la serpentina elettrica e qui è tutto perfettamente asciutto, non abbiamo la minima perdita d'acqua. La vaschetta è asciutta, non abbiamo acqua da nessuna parte, quindi volevamo controllare un po' a distanza di giorni la questione di questa riparazione che per ora sembra reggere alla grande. Quindi praticamente rimontando tutto per bene e stringendo bene tutte le viti di questi tubicini sembra che non ci siano più perdite, come se il tutto fosse nato da un rallentamento di qualche vite e quindi non da una crepa del serbatoio, ma bensì un allentamento di queste viti. Probabilmente la gomma si è un po' surriscaldata o con le sollecitazioni si è un po' allentato questo dado ed è uscita all'acqua, però al momento sembra tutto perfettamente asciutto e funzionante. And I will clear the way.